Salve a tutti e benvenuti in una nuova puntata di Succo Taste. Sono oggi qui per raccontarvi una storia particolare che, oltre a non essere spoiler, vi invito anche a leggere, dato che l'anime gratta a malapena la superficie. La storia prende il nome di Nisekoi, che letteralmente significa falso amore. Ed il concetto di amore sarà altamente snocciolato all'interno di questo harem manga, al cui centro abbiamo Raku Ichijo, il figlio di una fazione Yakuza, e Kitoge Kirisaki, figlia di una gang americana rivale che attualmente staziona in Giappone e che, per non far scarnare tra di loro gli scagnozzi, dovranno fingere di stare insieme per l'intero periodo liceale, dunque 3 anni, in maniera tale da mantenere la pace. Peccato che loro non andranno esattamente d'accordo. Il tutto contornato da una promessa segreta di 10 anni prima degli eventi, che sarà anche la principale via sulla quale si muoverà la trama, legata a questo mistico pendente in possesso del ragazzo in cerca della ragazzina di cui non ricorda il nome, la quale è in possesso della chiave che potrà aprire il suo pendente. E per rendere il tutto ancora più movimentato, avremo diversi colpi di scena correlati dalla presenza di molteplici ragazze che si contendono il cuore di Raku. Ma il motivo principale per cui quest'opera vale la pena di essere letta, secondo il mio parere, è che riesce in maniera abbastanza pulita, anche se a volte troppo diluita, a mostrare le varie strade che l'amore può percorrere, tutto ciò che può accadere in una coppia, pur essendo un'apparenza, e dell'esito che può avere una dichiarazione d'amore. Oltre a ciò non scendo nel dettaglio perché finirebbe per essere spoiler. Il manga, disegnato da Naoshi Komi, artisticamente riesce perfettamente nell'intento che io ho supposto, ovvero quello di riprodurre le dinamiche dell'amore adolescenziale, arricchendolo con disegni che esprimono al 100% delle possibilità del mangaka tutte le reazioni emotive che i personaggi hanno, con delle caricature in versione chibi dei personaggi, quasi mai fuori luogo, e delle tavole che pian piano che si va avanti nell'opera diventano sempre più dettagliate e curate, con un reading flow non certo messo lì a caso. Il lato comedy riesce a strappare un sorriso, ma non sempre, dato che alcuni piccoli sketch vengono riciclati delle volte, ma in generale non troverete nulla che cringerà eccessivamente. Forse. Oltre ai 2 personaggi che ho già citato, abbiamo anche ben altre 4 ragazze che entrano pian piano nel racconto, ossia Kosaki Onodera, Marika Tachibana, Seishiro Tsugumi e Yui Nakamura, che rappresentano rispettivamente in ambito sentimentale l'indecisione, la sfrontatezza, il conflitto interiore e l'amore irrealizzabile. Tutte e 5, includendo Kitoge, si ritagliano all'interno del racconto una fetta quasi equa, nella quale l'autore dà loro la giusta importanza, riuscendo a mantenere in confusione la testa del lettore, che non riesce quasi fino alla fine a dire con certezza chi sarà a vincere. Degni di nota anche i personaggi secondari, secondo me riusciti anche meglio di alcuni personaggi principali, ovvero Shu Maiko, il migliore amico di Raku e suo confessore personale, e Ruri Miyamoto, che oltre a rappresentare la determinazione è anche la migliore amica di Onodera. C'è da dire che risultano abbastanza interessanti perché anche il loro panel space non è da sottovalutare, dato che Shu rappresenta un esempio di unrequited love e Ruri rappresenta l'abilità di capire i sentimenti degli altri, ma l'incapacità di capire davvero cosa si vuole in amore. Ecco, adesso però parliamo anche del tasto dolente della serie, ossia la partizione dei 3 anni scolastici in cui la vicenda ha il suo corso. L'arco narrativo del primo anno ha un ottimo pacing, mantiene vigile il lettore e la voglia di andare avanti per scoprire sempre di più è tanta. Ma la non parsimoniosa distribuzione degli indizi e la volontà di dare spazio a tutte le protagoniste femminili fa creare il buco nero pieno di eventi al limite del filler quasi sempre durante l'arco narrativo del secondo anno, che, ahimè, prende atto praticamente per tutta la parte centrale dal capitolo 75 al capitolo 200, lasciando poi gli ultimi 29 capitoli pieni zeppi di roba da illustrare, che ripagano solo in parte il tempo speso a leggere i precedenti 125. Nonostante il twistone ci sia, ed a mio parere pure abbastanza imprevedibile, a meno che non ci si metta ad analizzare a fondo l'opera mentre la si legge, cosa che io non ho fatto volendo godermi il viaggio. In ultima battuta, vorrei parlarvi del finale. Non nei dettagli per carità, ma dicendo soltanto che artisticamente offre delle tavole molto belle, con delle scene che, se siete arrivati fino in fondo tifando per una delle ragazze, vi rimarranno impresse, per quanto il finale in sé non sia nulla di particolarmente memorabile. Il mio voto per quest'opera è stato 7, una buona lettura, che sarebbe stata ottima se priva di almeno 50 capitoli centrali quasi completamente inutili alla trama principale, se non puramente per dare del panel space a giro a tutte le ragazze. Beh, che dire, anche per oggi con l'appuntamento settimanale è tutto. Vi invito a seguirmi anche su YouTube dove carico la versione video del podcast e su Instagram per i vari aggiornamenti flash. Detto ciò, per oggi su Succo Taste è tutto e alla prossima settimana, belli!